Buonasera, salve a tutti. Sono qua per parlare un po' di questa pista, di questa che definisco mondialpista, come il gestore era solito definirla, che è nata nel 1961 fino al 2009 e in questi 50 anni questa struttura, di cui rimane ormai ben poco, ha scritto la storia del kartismo e dell'automobilismo internazionale. Su questa pista sono stati disputati 5 mondiali, 4 europei e 43 campionati italiani. In questi 50 anni sono passati tantissimi piloti illustri, di cui faccio alcuni nomi, tipo Ayrton Senna, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Robert Kubica, e venendo ai tempi più recenti, Nico Rosberg, Lewis Hamilton e così via, e tantissimi altri piloti italiani. Su questa pista, in questi 50 anni, ecco, diciamo, si sono poi disputate anche delle manifestazioni internazionali, di rilievo internazionale, che ancora oggi si disputano, non più qua purtroppo, su un'altra pista italiana, il trofeo delle industrie e il trofeo Andrea Margutti. Se uno volesse fare un giro sulla pista di Parma, in realtà si può ancora fare, perché questa pista è stata riprodotta esattamente così com'era negli Stati Uniti, vicino a Charlotte, nella Carolina del Nord, esattamente così com'era. Addirittura i cordoli che erano presenti in questa pista sono stati trasportati là. E col trofeo delle industrie che si disputava su questa pista, è un trofeo a livello internazionale, che ha una partecipazione da tutto il mondo, e come ho detto viene ripreso e ancora oggi viene disputato su una pista italiana, qua vicino, è la pista di Donato, e gestita ancora dagli stessi proprietari che l'hanno gestita la pista per 50 anni. Viene ripresa questa gara internazionale insieme al trofeo Andrea Margutti, che è un altro trofeo molto importante del kartismo internazionale. Qua c'erano i box, qua c'era l'ingresso box e lì c'era l'uscita box. Lì c'era l'uscita box, proprio lì. Io purtroppo ho visto morire Andrea Margutti, perché lì praticamente c'era il bar e lui andava in rettilineo, è uscito lì e si è centrato con un altro kart che usciva dal box. Qua c'erano i box, qua c'era l'ingresso box. Questa era la S, molto tecnica questa qua era una curva veramente molto tecnica. Sulla pista che hanno rifatto negli States non l'hanno rifatta uguale, però simile, la pista comunque è uguale, identica. Se uscivi forte avevi tutta la velocità fino ad arrivare alla curva del Ciak, che era là in fondo, dove c'era praticamente il negozio Centro Italiano Assistenza Karting, che era là in fondo. Poi là c'era la curva Ciak, la S, la curva Allen, che era là in fondo, tipo là dove c'è la Decathlon adesso c'era la curva Allen, che era una curva che si faceva in pieno, velocissima. E poi la curva, il curvone, che esiste ancora là, il curvone quello della ferrovia, è un curvone che tornava indietro. Rimane di questa pista, come si può vedere, circa la metà del tracciato originario. Questo era il rettilineo di partenza e arrivo. Rimane la S che immetteva sul rettilineo d'arrivo, il tornante dietro la cabina, qua c'era la cabina dei cronometristi, e la curva che veniva denominata quadra, che se ne vede un tratto, e poi là in fondo è rimasto il curvone lo chiamavamo il curvone della ferrovia. Era un circuito questo eccezionale, sia da un punto di vista, diciamo, tecnico che velocistico, e riconosciuto un po' da tutti come una pista veramente, veramente bella per tutte le sensazioni che riusciva a dare,
e anche per le difficoltà tecniche che aveva in effetti. Su questa pista ci ho passato anni della mia infanzia, quando ero giovane ho fatto diverse corse, tante corse, e ho dei ricordi, diciamo, molto belli, assolutamente molto belli. Il trofeo delle industrie vinto, che è quello il mio ricordo molto importante, e altre diverse gare, insomma, tantissimi ricordi che ho su questo tracciato.